A un certo punto Guts fa al Cavaliere del Teschio la domanda a cui tutti vorremmo una risposta. Ma chi diavolo sei tu? Il Cavaliere risponde solo così: sono il nemico degli esseri disumani. È tutto ciò che dirò per ora. E da lì in poi il Cavaliere è rimasto uno dei personaggi più misteriosi di Berserk. In questo video però proveremo a scoprire tutto quello che è possibile sapere su di lui finora. Ci baseremo solo sul manga e per i punti più controversi vedremo i testi sia in italiano sia in inglese sia anche nell'originale giapponese. Alla fine del video quindi saprete quasi tutto quello che sappiamo di certo sul Cavaliere e conoscerete anche dei dettagli poco conosciuti che possono anticipare gli sviluppi futuri della storia. Dividerò le informazioni sul Cavaliere in 20 domande, alcune penso che siano anche domande frequenti che magari vi siete già fatti su di lui. Per ogni domanda risponderò sulla base di quello che si può ricavare in maniera abbastanza stringente da dei punti precisi del manga. E attraverso queste 20 domande ripercorrerò praticamente tutte le informazioni che si possono ricavare con certezza sul Cavaliere dal manga. A schermo vedrete anche sempre il numero del capitolo in cui potete controllare voi stessi l'informazione. Alcune delle risposte saranno certe, altre lo saranno di meno, quindi non vedo l'ora di leggere anche nei commenti alla fine le vostre idee sulle cose più incerte. Ma partiamo con la domanda numero 1. Il Cavaliere del Teschio è un elfo? Questa domanda è un po' strana per partire, ma nasce dal fatto che al capitolo 142 il Cavaliere incontra Guts che sta andando verso la Torre della Condanna. Il Cavaliere nota che Guts ha con sé Puck e dice: un elfo, una cosa interessante da avere con te. Anche Puck, vedendolo, è interessato a lui e pensa che ci sia qualcosa di particolare in lui. Più avanti nello stesso capitolo, Puck pensa che il Cavaliere ha qualcosa che gli ricorda un elfo. E il Cavaliere aveva già fatto riferimento agli elfi prima, quando aveva salvato Guts dall'eclissi. In quella montagna un tempo abitavano degli elfi, aveva detto. Ora il carattere di quella terra è forte. Anche dopo che gli elfi se ne sono andati è il posto ideale per nascondersi dagli esseri delle tenebre. E aveva detto anche: è stato grazie alla polvere d'elfo che per caso aveva il tuo amico che sei scampato alla morte. È un medicamento eccellente. Non è facile procurarsela, gli elfi non si mostrano tanto spesso agli uomini. Forse il fato ti lega a loro. In inglese è solo forse hai qualche legame con gli elfi. Molto più avanti nella storia vedremo che il Cavaliere stesso ha dei legami stretti con l'isola degli elfi. Ma niente nella storia fa pensare che lui sia un elfo, anzi nei suoi ricordi vediamo che ha l'aspetto di un umano. Quindi penso che la vignetta volesse far capire solo che Puck ha intuito che il Cavaliere è collegato come gli elfi al mondo astrale. E se vogliamo può anche aver capito che è collegato a uno schieramento positivo del mondo astrale di cui fanno parte anche gli elfi. Ma la risposta è no, non è un elfo. La domanda 2 segue direttamente questa a livello logico perché è: il Cavaliere è un umano? E la risposta è sì, almeno era un umano in passato. Abbiamo già visto che sembra umano nei suoi ricordi e la strega Flora gli dice proprio questo. Mio vecchio amico, mi piace credere che conservi un cuore umano. La terza domanda è comunque facile, è: quanti anni ha il Cavaliere? La risposta è che sta in giro da almeno 1000 anni, infatti Zod gli dice: sei stato il nostro nemico per 1 millennio. La quarta domanda invece è un po' più difficile perché è questa: il Cavaliere ha il marchio del sacrificio? Beh, lui partecipa a un evento che sembra un'eclissi, ma che potrebbe essere anche una cerimonia dell'incarnazione. Guts però pensa che quella che ha visto nel ricordo del Cavaliere era un'eclissi. Poi il Cavaliere dimostra di sapere bene come funzionano l'interstizio e il marchio del sacrificio. Sempre Flora chiede al Cavaliere perché aiuti Guts e dice questo: è per il bene di qualcuno, forse hai pietà per un compagno di sventura. Nella versione italiana dice solo: vuoi aiutarli perché provi pietà per chi ha patito la tua stessa sorte. Queste cose fanno pensare che potrebbe essere stato marchiato nel suo corpo fisico quando era umano, ma non c'è la certezza. Quindi la risposta accurata è forse, anche se io propenderei per il sì. Domanda 5. L'armatura che indossa Guts è stata indossata dal Cavaliere?
Questa domanda gliela fa direttamente Shirke nel manga quando sente che lui sa tutto dell'armatura. Lei dice: originariamente questa armatura apparteneva forse a voi. E nella versione inglese dice: questa armatura non è qualcosa indossato un tempo da voi stesso. E il cavaliere risponde: in un lontano passato, quando ancora eravamo governati dalle leggi del tempo, indossavo quell'armatura. Pure quando Flora stava mettendo un sigillo sull'armatura gli aveva detto: alla sua vista non provi nostalgia, non credevo ci sarebbe stata un'altra occasione di portarla. In inglese invece dice: non è nostalgico, chi avrebbe pensato che avremmo dovuto tirarla fuori? Anche quando Zod vede Guts con addosso l'armatura del Berserker per la prima volta gli ricorda il Cavaliere del Teschio stesso. Che nostalgia, mio vecchio rivale, dice Zod, vuoi condurlo sulla tua stessa strada per l'inferno? Quindi la risposta alla nostra domanda è sì, però una cosa da dire è che non è la stessa armatura che il Cavaliere ha ancora addosso, il Cavaliere la portava solo molto tempo prima, presumibilmente quando era ancora un umano. Infatti il fabbro Anar, guardando l'armatura di Guts, dice: non pensavo che l'avrei rivista di nuovo, figurarsi entrambe allo stesso momento. E anche nell'originale giapponese parla di due armature, quindi è molto probabile che Anar abbia realizzato sia l'armatura del Berserker che adesso porta Guts, sia l'armatura con cui si presenta il Cavaliere del Teschio, che però sono due diverse. La domanda 6 è collegata a quella di prima e visto che l'armatura può portare alla morte e il Cavaliere è morto, Shirke dice che il precedente indossatore dell'armatura del Berserker ha combattuto fino a dissanguarsi dell'ultima goccia di sangue, e forse si sta riferendo proprio al Cavaliere del Teschio. Invece sempre Anar dice: a quanto pare non hai abbandonato le tue spoglie mortali, come mi aspettavo da una mia opera. E il Cavaliere risponde: è grazie a te che sono ancora in salute, amico mio. In salute dici? Bah, ti stai agitando nella tua stessa bara. Quindi la risposta alla nostra domanda è forse il fatto che il Cavaliere sia morto oppure no viene lasciato abbastanza ambiguo. La mia idea è che il corpo materiale del Cavaliere può essere morto forse proprio per le ferite provocate dall'armatura del Berserker, ma il suo corpo spirituale può essere sopravvissuto in una seconda armatura che è quell'altra creata da Anar. Quindi lui è più o meno uno spettro dentro un'armatura. Lui stesso infatti si definisce proprio spettro e come abbiamo visto Puck lo percepiva come un essere spirituale del mondo astrale. La domanda 7 cambia un po' tema rispetto all'armatura e è: il Cavaliere può attraversare lo spazio e il tempo, che in pratica potrebbe anche essere formulata come una domanda sulla sua spada, cioè che poteri ha la sua spada di Beherit, visto che è la spada lo strumento che gli permette di fare questi viaggi. Il nome originale giapponese della spada è praticamente intraducibile perché si ricollega al fatto che i Beherit sono gocce e quindi verrebbe fuori una roba poco sensata come spada dell'evocazione dell'acqua. In italiano viene resa come spada del richiamo, ma per non sbagliare il nome più semplice e corretto da usare è spada di Beherit. Per i suoi poteri comunque nella versione inglese il Cavaliere spiega che con la spada abbiamo fenduto lo spazio e attraversato un altro strato, mentre nella versione italiana dice siamo fuggiti attraverso vari strati fendendo il tessuto spazio-temporale, quindi sia lo spazio che il tempo. Nell'originale giapponese, come nella versione inglese, parla di spazio. Anche quando il Cavaliere prova a colpire Femt dice che il suo colpo deve aver distorto lo spazio, mentre nella versione italiana ha distorto il tempo. Anche qui, come prima, l'originale giapponese parla solo di spazio. La spada di Beherit apre dei varchi dimensionali tra diversi strati del mondo e anche all'interno dello stesso strato e consente al Cavaliere del Teschio di fare spostamenti quasi istantanei anche tra dimensioni e luoghi lontanissimi. Ma sappiamo per certo solo che consente di viaggiare nello spazio e tra diversi livelli di esistenza, ma non nel tempo. La spada stessa sembra avere anche diverse debolezze. Innanzitutto dice di testarla solo nel Qliphoth. Poi con la spada, quando è nella sua forma normale, non riesce a uccidere l'uovo del mondo perfetto e lui pensa che forse è la sua spada che ha dei dubbi e non è il momento giusto per finirlo. Alla fine, sempre con la spada di Beherit, non colpisce ma aiuta Femt al momento della grande onda del mondo astrale.
quindi è una spada che finora per certi suoi poteri non ha dimostrato una grandissima efficacia. E arriviamo alla domanda 8 da $1.000.000. Il Cavaliere del Teschio è Geyserik? Ma prima di andare avanti a vedere la risposta, ricordatevi di iscrivervi al canale se state apprezzando questo video. Escono sempre nuovi video come questo pieni di dettagli sull'universo di Berserk e anche l'analisi di tutti i nuovi capitoli, quindi potete stare sicuri che se vi piace Berserk non vi pentirete di esservi iscritti. Tornando alla nostra domanda che riguarda Geyserik e il Cavaliere, la risposta più stringente ma molto stringente è forse. Guts pensa subito a lui quando sente raccontare la storia del Re Supremo, Imperatore Geyserik. Judeau dice di conoscere questa storia e la chiama Fiaba del Re Teschio. Slann si rivolge a lui chiamandolo proprio Vostra Maestà e così fanno anche altri personaggi come Gedfring e Anar all'Isola degli Elfi. Gedfring racconta pure che da bambino andava con il padre a delle udienze dal cavaliere, quindi il cavaliere era direttamente il suo re perché è il re che tiene un'udienza. Lui stesso poi si autodefinisce re dopo che Guts ha visto i suoi ricordi. Quella a cui hai assistito è la fine di un re, un tempo folle, la nascita di uno spettro che vaga attraverso una notte senza fine. Pure Shirk, dopo che lui gli ha detto che era il precedente proprietario dell'armatura nel punto che abbiamo già visto prima, pensa allora quest'uomo deve essere, come se lo avesse ricollegato proprio a un personaggio conosciuto, per esempio proprio Geyserik. Quindi forse è la risposta più neutrale possibile alla nostra domanda, perché nel manga non c'è una certezza assoluta. Ma per me la risposta alla domanda è direttamente sì, il cavaliere è Geyserik. Però ho fatto un video apposito su Geyserik in cui aggiungo una valanga di motivi e di dettagli in più, quindi vi consiglio di recuperarlo dopo questo se siete particolarmente interessati al collegamento tra il cavaliere e Geyserik. Domanda 9. Che rapporto ha invece il cavaliere con Zod? È una domanda interessante anche perché a me sembra che il rapporto tra i due venga sempre molto esagerato quando se ne parla. È vero che è una bella rivalità molto apprezzata dai fan di Berserk, però nel manga non è che sia così importante. Quando si incontrano davanti al vortice dell'eclissi, Zod chiama il cavaliere mio vecchio rivale, dimostra di conoscerlo abbastanza bene e i due si affrontano. Dopo l'eclissi, il cavaliere chiede a Zod di rimandare la loro battaglia e Zod accetta in un modo molto cavalleresco. Presumibilmente si affrontano anche durante la cerimonia dell'incarnazione e poi sicuramente alla casa della strega Flora. Qui il cavaliere dice pure che stavolta hanno delle ragioni diverse per affrontarsi, anche se non sappiamo diverse rispetto a cosa perché non conosciamo le ragioni usuali. Infatti lui vuole proteggere Flora mentre Zod è in una missione per conto di Griffith. Per quello che vediamo nel manga, la loro sembra una rivalità quasi cavalleresca tra due esseri che rappresentano fazioni diverse ma che in qualche modo si rispettano. Sì, sembra che il loro destino sia affrontarsi, ma senza grandi odi o rancori reciproci, più come se fossero delle forze cosmiche opposte che vogliono trionfare l'una sull'altra, ma in modo onorevole. E nel manga non c'è quasi niente che faccia pensare a tutte le backstories che potete trovare in giro, delle quali molte sono assurde sul rapporto tra il cavaliere e Zod. Domanda 10. Che rapporto ha invece il cavaliere con Guts? È una domanda pure questa da fare perché esistono delle teorie stravaganti che dicono che Guts e il cavaliere sono la stessa persona in linee temporali diverse e altre cose simili. Questo in parte può essere stato suggerito effettivamente da alcune vignette un po' ambigue che si trovano nel manga. Per esempio Guts stesso, dopo aver visto i ricordi del cavaliere, si domanda: lui è uguale a me nella versione inglese, anche lui è come me nella versione italiana. Come abbiamo visto già prima, però non c'è nessuna prova che il cavaliere possa viaggiare nel tempo. E poi è abbastanza chiaro dalla storia che gli eventi si ripetono e che il cavaliere ha vissuto in passato tanti eventi simili a Guts. Ecco perché può spiegargli sempre un sacco di cose. Come il cavaliere, pure Guts è legato agli elfi e glielo fa notare il cavaliere stesso, come abbiamo visto prima. Ma anche se le loro storie hanno dei paralleli, forse Guts potrà ottenere dei risultati diversi nella sua vita. Il cavaliere stesso sembra sperare in questa ipotesi, visto che gli dice due famose frasi. La prima è: sei nato da un cadavere. Sei più vicino alla morte di chiunque altro, per questo ti è più facile sfuggirle.
E la seconda è: forse tu non sei un riflesso sull'acqua, ma un pesce che infrange la superficie dell'acqua. Eppure Flora conferma che il parallelismo non è esatto quando dice: sembra che gli uomini ripetano gli stessi errori, ma la causalità non è circolare, procede a spirale. Dopo comunque completerò anche la risposta a questa domanda con una parte sul piano del Cavaliere del Teschio. E arriviamo alla domanda 11, visto che Guts ha tante somiglianze con il Cavaliere, forse l'Ammazzadraghi ha qualche somiglianza con la spada di Berit. La risposta è forse. Il Cavaliere pensa che la spada di Guts, imbevuta della malvagità degli Apostoli, possa trafiggere Slann. Ma comunque Guts quando la colpisce non cambia granché. In teoria l'Ammazzadraghi è già carica di un potere che la mette in contatto con il mondo astrale, ma per ora non ha mai dimostrato di poter creare varchi dimensionali come la spada di Beherit. Domanda numero 12. Che rapporto ha il Cavaliere con Flora? Il Cavaliere dice solo chiaramente che lui e Flora erano amici come Guts e Shirke, ma Gedfring racconta una storia un po' diversa. In gioventù la tua maestra Flora ha servito presso la sacerdotessa dei fiori di ciliegio. Lei era molto affezionata ad entrambi, cioè il cavaliere e la sacerdotessa all'epoca, ma i suoi sentimenti erano troppo intensi. Dopo quel fatidico giorno, quando il sole nero splendette sulla terra, la mia amica Flora violò un tabù. Per questo motivo ella venne esiliata dal villaggio e allontanata dall'isola. I sentimenti troppo intensi di cui parla Gedfring potrebbero essere che Flora si fosse innamorata del cavaliere. Questo si può pensare proprio perché la storia di Guts e di Shirke è un parallelo della loro e lo dice il cavaliere stesso. Eppure Shirke è quantomeno invaghita di Guts. Flora aveva usato proprio il discorso sulla causalità a spirale per parlare anche del passato suo e del cavaliere. Non è detto che quei ragazzi scelgano la stessa via che tu o io abbiamo intrapreso, aveva detto. In inglese aveva detto più o meno la stessa cosa, però con un dettaglio diverso, cioè tu e io abbiamo intrapreso, che è una variante interessante. Poi ci sono molte teorie sul fatto che questo tabù violato da Flora sia proprio aver trasferito l'anima del cavaliere morto per salvargli la vita, visto che era affezionata o innamorata di lui in una pratica simile a quella per creare gli uomini di Vimini. Ma questa è solo una speculazione, per quanto interessante non ce n'è una prova certa finora nel manga. Comunque la risposta alla domanda 12 sul rapporto tra Flora e il cavaliere è ufficialmente amicizia, probabile friendzone. Domanda 13. Che rapporto ha con Danan? Gedfring spiega che alle radici dell'albero degli spiriti c'è un mausoleo dove è sepolta l'amata del cavaliere, e Danan poi chiama l'amata del cavaliere la sacerdotessa dei fiori di ciliegio. Guts e Shirke però pensano che Danan e la donna del ricordo che è l'amata del cavaliere hanno un aspetto molto simile. E poi effettivamente nelle tavole successive Danan guarda il cavaliere con uno sguardo che sembra innamorato. Però a parte il fatto che si conoscono bene non sappiamo nient'altro di certo sul loro rapporto. Danan forse potrebbe essere una specie di reincarnazione dell'amata del cavaliere, ma questa è sempre una teoria. Domanda 14. Che rapporto ha il cavaliere con Void? Chiaramente è il suo nemico numero 1. Nell'Eclissi il cavaliere attacca direttamente Void e poi Void compare pure nei suoi ricordi tragici al capitolo 362. Dal manga non sappiamo con certezza nessun altro motivo chiaro della loro inimicizia, anche se si può costruire una teoria basata su tanti indizi sul loro rapporto passato. Anche di questa parlo nel dettaglio nel video su Geyser, che pure in un altro dedicato completamente a Void, quindi vi rimando a quelli se volete scoprire tutte queste teorie. Domanda 15. Il cavaliere ha previsto il vero ruolo del feto demoniaco? Intendo se avesse previsto che poi sarebbe stato usato per far reincarnare Griffith e che sarebbe diventato il Moonlight Boy. La domanda ha un senso, visto che il cavaliere aveva consigliato a Guts di ucciderlo perché un giorno gli avrebbe portato disgrazia. E quando il feto era scomparso aveva detto: un giorno vi comparirà ancora dinanzi. Tutti i figli desiderano i loro genitori.
Per ora non sembra che il cavaliere conoscesse il suo ruolo preciso, secondo me non lo sapeva neanche Miura in quel momento, e nemmeno noi lettori sappiamo se il feto demoniaco e il Moonlight Boy saranno veramente una disgrazia o un vantaggio. Quindi sicuramente la risposta a questa domanda deve rimanere in forse. Domanda 16. Qual è l'obiettivo del cavaliere? Qui la risposta è semplice perché lui stesso dice chiaramente che vuole usare la sua spada per seppellire i 5 della mano di Dio nel vortice, che significa che sostanzialmente vuole relegarli negli strati più inaccessibili del mondo astrale. Domanda 17. Qual è però il suo piano per raggiungere questo obiettivo? Anche qui la risposta è abbastanza semplice perché la dice lui stesso, anche se la dice in un modo criptico, quindi poi dovremo scendere molto più nello specifico. Minimi e singoli dettagli, dice il cavaliere, certamente possono accadere ad un punto di congiunzione temporale che nemmeno loro, i membri della mano di Dio, possono prevedere. Io scommetterò tutto su quel punto. E questo in sintesi è il suo piano. Nell'originale giapponese dice in un dato momento si verifica una piccola singolarità che neppure loro possono prevedere. Io scommetterò tutto su quella cosa. La versione giapponese è importantissima proprio perché usa il termine singolarità che spiega ancora meglio quello che intendeva Kentaro Miura rispetto a punti di congiunzione temporale. Leggo direttamente dalla pagina di Wikipedia sulla definizione di singolarità data dal fisico James Clerk Maxwell, che spiega benissimo anche come funzionano questi punti in Berserk e da dove Miura ha preso ispirazione. Nei sistemi di qualunque tipo, fisici, sociologici, economici, eccetera, l'esistenza di singolarità mette in evidenza i limiti associati a una descrizione deterministica dei fenomeni, in quanto nei pressi della singolarità diventa impossibile predire accuratamente l'evoluzione del sistema, anche se infatti continua a valere il principio di causalità per cui stesse cause devono produrre identici effetti. Nei pressi di un punto singolare non è più vero che cause simili diano effetti simili. In altre parole, microscopiche e impercettibili variazioni delle condizioni di partenza possono provocare enormi differenze negli eventi successivi, le cui conseguenze sono generalmente irreversibili. E questo è esattamente quello che in teoria può succedere nell'universo di Berserk. Ubik dice che nei punti di congiunzione temporale, ovvero questi punti di singolarità, possono verificarsi delle cose impreviste anche per la mano di Dio. E Slan dice poi che è impossibile prevedere tutto e loro non sono neanche delle divinità. Poi chiede proprio a Void se anche la fuga di Guts e Casca era destinata a succedere, ma lui non risponde. In sostanza, quindi, il Cavaliere del Teschio opera in questi punti di congiunzione temporale per favorire proprio microscopiche e impercettibili variazioni delle condizioni di partenza, che anche in un universo basato sulla causalità possono provocare enormi differenze negli eventi successivi. Nella versione inglese Femto lo definisce proprio colui che bersaglia la mano di Dio ai punti di congiunzione temporale come se fosse la sua caratteristica principale. Non viene mai confermato direttamente nel manga, ma secondo me si possono anche individuare alcune di queste piccole variazioni provocate dal Cavaliere. Per esempio al capitolo 52 il Cavaliere del Teschio salva Rickert dall'attacco degli Apostoli. Poi Rickert durante il suo viaggio ottiene la polvere d'elfo e poi raggiunge il luogo dell'eclissi. Durante l'eclissi il cavaliere salva Guts e Casca e questa forse è la più importante imprevedibilità di tutta la storia. Il cavaliere poi dirà a Guts: vi ho semplicemente trovati lì, anche questo fa parte del destino. In inglese dice è stato accidentale, anche questo ha qualche connessione. Quindi il cavaliere dà l'idea che il loro salvataggio sia avvenuto per caso, ma poi sembra che il cavaliere sappia bene cosa fare direttamente dopo l'eclissi. Infatti appena fuggito dall'eclissi con Guts e Casca salta subito davanti a Rickert. Anche se lui era nascosto dietro a una pietra e Zod per esempio non lo aveva notato. Qui sembra come se il cavaliere già sapesse che Rickert sarebbe stato lì. E questo conferma l'idea che salvarlo facesse parte di un suo piano. Ugualmente il cavaliere poteva ipotizzare che Rickert non sarebbe arrivato in tempo per morire direttamente nell'eclissi.
visto che presumibilmente lui stesso ci è arrivato cavalcando usando dei varchi dimensionali, mentre Rickert per parte del viaggio è andato a piedi o su un carro più lento. Forse sapeva anche qualcosa del fatto che Rickert sarebbe entrato in contatto con un elfo. Infatti nella maggior parte dei casi Guts e Casca sarebbero morti per le ferite riportate nell'eclissi, anche se erano riusciti a scappare con il cavaliere da quella dimensione. Però lì c'è proprio Rickert con la polvere d'elfo e loro riescono a salvarsi. Miura mette una vignetta che si focalizza proprio sullo sguardo del cavaliere. E lo sguardo del cavaliere si posa subito sullo zaino di Rickert, come se già sapesse che dovrebbe portare la polvere d'elfo. Infatti poi il cavaliere affida subito Guts e Casca alle sue cure. E Rickert si ricorda della polvere d'elfo che funge da medicina miracolosa. Quindi il salvataggio di Rickert che è avvenuto prima e che in quel momento era un personaggio secondario è una minuscola variazione, che però porta enormi differenze negli eventi successivi. Quando chiede a Rickert poi se vuole venire con loro, il cavaliere dice proprio «Pure questo è connesso, in italiano anche questo è il destino». Poi parlando di questo momento il cavaliere dirà a Guts: «È stato grazie alla polvere d'elfo che per caso aveva il tuo amico che sei scampato alla morte». Nella versione italiana quel «per caso» è in grassetto e non penso che sia un caso. Più avanti il cavaliere salva anche un altro personaggio abbastanza secondario, cioè Luca, che si è lasciata cadere dalla torre della condanna. La prima cosa che le domanda è perché ha scelto di morire. Lei risponde in modo molto vago, ma lui sa bene che lo ha fatto per aiutare i suoi amici. Dopo Luca tornerà anche alla torre per aiutare sempre loro, nonostante lui le avesse sconsigliato di andarci perché sta per avere luogo la cerimonia dell'incarnazione. E il cavaliere pensa, il coraggio dell'ignoranza. Oppure, e anche qui la vignetta fa pensare che le azioni di Luca avranno conseguenze più grandi. Infatti Luca rappresenta un altruismo disinteressato opposto ai valori della mano di Dio che si nutre invece dei desideri egoistici dell'uomo. Infatti poi, quando ritroveremo Luca a Falconia, la sua storia si incrocerà proprio con quella di Rickert. Lei in parte lo aiuterà a fuggire, un evento pure questo che sembra secondario ma che Griffith osserva proprio come se stesse andando diversamente dal previsto. In sintesi, probabilmente grazie a queste singolarità sfruttate dal cavaliere, non solo alcuni personaggi riescono a sfuggire alla stretta causalità che la mano di Dio può prevedere. Forse potrebbe rientrare in questo schema anche un famoso discorso in cui il Cavaliere del Teschio dice che è impossibile che i personaggi di una storia sfidino chi la scrive, riferendosi a Griffith. Dice che gli unici che possono intimorirlo sono coloro che stanno, come lui, al di fuori della storia. Per questo Griffith ha considerato la strega Flora più pericolosa di un esercito di migliaia di soldati. E per questo probabilmente poi ha bersagliato l'isola degli Elfi. Perché nel caso di Griffith gli esseri in contatto con il mondo astrale o che appartengono al mondo astrale possono essere molto pericolosi per la mano di Dio. Come vi dicevo prima, questa parte conclude un po' anche la domanda sul rapporto tra il cavaliere e Guts, perché per esempio Flora gli chiede, riferendosi a Guts, se lui vuole semplicemente servirsene. Questo fa pensare ancora di più che il cavaliere abbia un qualche piano di cui è consapevole e voglia servirsi di Guts per sfruttare ancora meglio quelle singolarità imprevedibili per la mano di Dio. Che mi sembra anche un'ottima interpretazione dell'intero ruolo del cavaliere in Berserk, come se fosse una specie di incarnazione di questi eventi che sfuggono alla prevedibilità. Questa domanda ha avuto una risposta molto lunga, ma penso che sia anche proprio una delle più interessanti per capire bene il personaggio del Cavaliere del Teschio. La domanda 18 aggiunge qualche curiosità in più poco conosciuta, perché è questa. Il Cavaliere fa delle dichiarazioni clamorose in vista del finale di Berserk. Qui non intendo le tantissime cose che ha spiegato a Guts e che in parte abbiamo già visto nel video, ma qualcosa che non è ancora successo chiaramente e che potrebbe anticipare il finale. Beh, direi forse di sì, ne fa almeno 3 che non sono molto famose ma che secondo me meritano una certa attenzione. Nel primissimo capitolo in cui compare il numero 37 definisce Griffith in italiano il loro re tua metà e in inglese lo definisce la tua metà che non ha la dignità di un re. In giapponese dice comunque la tua altra metà. Quindi definisce Griffith chiaramente una metà di Guts.
Sì, è una cosa risaputa che a livello narrativo i due personaggi siano opposti e complementari, però forse qui intende metà anche a un livello più profondo sul piano dei grandi eventi del mondo di Berserk. Ci vuole far pensare che forse nel finale andranno incontro allo stesso destino, essendo due metà indissolubilmente legate. Poi più avanti dice a Guts che quel marchio inciso su di te può essere un aiuto inatteso. Anche questa è una dichiarazione importante se ci pensiamo bene, perché il cavaliere pensa che il marchio potrebbe aiutare Guts in qualche modo invece di essere un ostacolo. Al contrario di quello che dice per esempio la bestia dell'oscurità. Come ultima cosa il cavaliere mette in guardia Guts sul fatto che non è detto che quello che lui desidera coincida con quello che Casca desidera. E questo potrebbe far presagire qualcos'altro di molto cupo per il finale, dove Casca potrebbe non allinearsi alla volontà di Guts di sconfiggere Griffith. Magari proprio per salvare il Moonlight Boy, per esempio. Domanda 19. Che parte della storia del cavaliere è indispensabile ma manca ancora nel manga? Queste ultime due domande saranno direttamente opinioni, quindi non si basano più solo sui capitoli del manga. La risposta, come penso direste anche tanti di voi, è che sarebbe indispensabile una parte che spieghi bene il suo passato. Non so se ce l'avremo mai, però potenzialmente risponderebbe con molta più certezza pure a tante delle domande di questo stesso video. Quindi un flashback più completo sulla storia del Cavaliere del Teschio sarebbe fondamentale. Per fortuna da tante parti si dice che Miura lo avesse ipotizzato, quindi c'è una buona possibilità di vederlo prima o poi. E l'ultima domanda ovviamente non può essere che questa, cioè che ruolo avrà il Cavaliere del Teschio nel finale di Berserk. La mia idea è abbastanza semplice, è che dovrebbe affrontare insieme a Guts la mano di Dio. Magari potrebbero affrontarla in degli scontri separati e paralleli, però lui dovrebbe arrivare in qualche modo a confrontarsi con Void, come Guts dovrebbe arrivare a confrontarsi con Griffith. In aggiunta o in alternativa penso che tutti vorremmo vedere anche come va a finire la sua rivalità con Zod e se anche quella aveva effettivamente una backstory più sostanziosa. Rickert già al capitolo 88 pensava che il cavaliere fosse più forte di Zod, quindi c'è già un indizio che potenzialmente il cavaliere potrebbe uscire vincitore da questo scontro. O forse sarebbe più filosofico che il loro scontro continui in eterno e senza un vincitore, come due forze della natura che si bilanciano reciprocamente. Penso che il video può avervi dato anche tanti spunti per le vostre opinioni, quindi potete scatenarvi nei commenti. Ciao!